Mario Fabrocino, classe 1945, è stato considerato come uno dei cervelli più raffinati della criminalità organizzata campana. La capacità di mantenere un profilo basso lo ha reso meno famoso di molti altri boss, ma in quanto a ferocia e lucidità strategica non è mai stato secondo a nessuno. Tanto che Carmine Alfieri, ontufato, ex capo della nuova famiglia, disse di Fabrocino che tra loro non c'era mai stata una vera e propria alleanza. Ad accomunarli era l'odio per Raffaele Cutolo, o professore, e che è sempre stato convinto che se avesse avuto la possibilità Fabrocino lo avrebbe eliminato senza esitazione. Estorsioni, calcestruzzo, droga, investimenti immobiliari, attività imprenditoriali, modi per guadagnare soldi, Fabrocino ne ha trovati tanti, ma secondo le indagini è stato bravo soprattutto con i prestanome, attraverso i quali è riuscito a riciclare valanghe di soldi. Ufficialmente Mario Fabrocino era un commerciante di carni. Ogravunaro, all'inizio della sua carriera, agisce a Pomigliano d'Arco, dove aveva una macelleria, e a San Gennaro Vesuviano, dove è nato e cresciuto. Lo scatto da delinquente comune a camorrista avviene dalle avversità con Raffaele Cutolo. All'inizio degli anni 80, con Cutolo, che alle prese con il suo piano di espansione della NCO, il capoclan di Ottaviano vuole comandare anche a Pomigliano d'Arco, ma la zona è controllata dai fratelli Mario e Francesco Fabrocino. Cutolo non conosce la parola mediazione e dunque, per prendersi Pomigliano, progetta l'eliminazione dei fratelli Fabrocino. Il 23 settembre del 1980 è Mario il primo ad essere intercettato, ma riesce a scampare all'agguato. 2 settimane dopo, il 7 ottobre, l'agguato a Francesco Fabrocino riesce e viene eliminato. Ma Don Raffaele non ha fatto i conti con Mario, Ogravunaro, che promette di vendicare il fratello e di fargliela pagare. Una vendetta consumata lentamente, nell'arco di 10 anni, che rende l'idea dello spessore criminale di Fabrocino. Anche in prigione, al 41 bis, ha dimostrato di essere uno che non dimentica mai. Da quel 7 ottobre, con l'assassinio del fratello e i cutoliani che si addentravano in molte zone della provincia, Ogravunaro si rende conto della necessità di allearsi con altri gruppi e così diventa uno dei soci fondatori della nuova famiglia, o Onorata Fratellanza. C'è addirittura la prova che sia uno dei principali protagonisti della fratellanza. I carabinieri trovano nella sua auto, il 6 maggio del 1981, quando lo arrestano, un codice di omertà. Sotto il sedile dell'auto trovano un quaderno sul quale è scritto il comportamento che devono avere i camorristi e sfogliandolo si scopre che l'Onorata Fratellanza è nata ufficialmente l'8 dicembre del 1978, il giorno dell'Immacolata. Da quel codice si percepisce un modello ispirato a Cosa Nostra, cosa che confermerà anni avanti anche il collaboratore di giustizia Fiore Davino, uno che ha fatto parte della sua banda. Mario si era unito inizialmente al clan di Michele Zazza, o Pazzo, uomo legato ai vertici di Cosa Nostra siciliana. Nel clan Zazza però, a fargli ombra, c'è Pasquale Russo, camorrista di San Paolo Belsido, il quale può contare sull'appoggio del fratello Salvatore e dei fratelli Davino, anche loro fedelissimi a Zazza. Ma Mario Fabrocino, o Gravonaro, ha voglia di fare carriera e il suo temperamento infastidisce gli altri affiliati che glielo fanno notare. Il meno disposto a sopportarlo è proprio Pasquale Russo, che preferisce però affidare la mediazione a Cosa Nostra, convinto che l'intervento dall'alto potrà spegnere le aspirazioni di Fabrocino. Nell'autunno del 1982 la polizia intercetta una conversazione telefonica tra Russo e Cristofalo, un palermitano di Cosa Nostra che risiede a Roma. Russo nella telefonata spiega di avere delle complicazioni che vuole aggiustare con Fabrocino e vuole parlare a tutti i costi con Zazza, o Pazzo. Zazza però si sta godendo la vita negli Stati Uniti, nella sua villa di Los Angeles. Così, per avvertirlo della situazione, chiama Alfredo Bono, noto esponente della mafia siciliana. Russo lo incontrerà nella capitale qualche tempo dopo. Alfredo Bono, percepita la gravità della faccenda, chiama Zazza e gli chiede di tornare in Italia, perché Pasquale Russo ha dei problemi con quelli del suo paese. Ma o Pazzo è troppo indaffarato, tra problemi di salute, problemi giudiziari e affari miliardari da gestire, non ha tempo da dedicare alle rivalità dei suoi sottoposti. La questione alla fine viene appianata,
ma all'interno del clan lascia tracce di ruggine. Infatti, la finta convivenza tra Fabrocino e gli altri componenti del gruppo non durerà moltissimo. Nel periodo in cui si matura la scissione dei clan campani, Ogravunaru diventa uno dei protagonisti della guerra all'NCO e questo gli fa guadagnare rispetto e ammirazione, anche se l'impegno è mirato a vendicare l'assassinio del fratello Francesco. Il suo spessore è fuori discussione e in molti cominciano a temerlo. Però non entra nel direttivo della nuova famiglia, resta defilato perché non vuole mescolarsi alla massa che obbedisce ai voleri del capo, Carmine Alfieri, Ontufato. Ma pur non essendo alle dipendenze di Alfieri, sa che prima di prendere iniziative importanti deve ottenere il suo benestare. Infatti va a Piazzolla di Nola, frazione di Nola, per chiedere a Don Carmine il permesso di poter espandere il suo territorio e prendere il controllo della zona di San Gennaro Vesuviano e Ottaviano e possibilmente anche quella di San Giuseppe Vesuviano, che però è già presidiata dai fratelli Striano, che sono legati ad Alfieri da rapporti di famiglia. Il capo della nuova famiglia decide a sorpresa di fare incontro alle richieste di Fabrocino, anche se sa di provocare un danno agli Striano. Lo fa perché non vuole entrare in conflitto con un soggetto che teme, ma anche perché in quel periodo è il benvenuto chiunque possa essere utile a smantellare per sempre l'NCO di Raffaele Cutolo. Ma anche perché le riunioni operative che spesso si svolgevano nella masseria di Piazzolla di Nola qualche volta venivano organizzate nell'abitazione del suocero di Mario Fabrocino. L'alleanza Fabrocino-Alfieri è viva. Fabrocino chiede a Ontufato di poter uccidere Salvatore Auricchio, il quale ha preso parte all'agguato in cui è morto il fratello Francesco. Ontufato acconsente. Auricchio, oltre a essere un cutoliano ed aver fatto parte di quell'agguato, è coinvolto pure nell'attentato del cognato di Alfieri. I rapporti tra Ontufato e Fabrocino erano buoni anche per un'altra ragione. Fabrocino aveva un debito di riconoscenza con Marzio Seve, uno che dopo l'arresto di Alfieri prenderà in mano il clan insieme ad Autorino, detto Geppino, che lo aveva protetto nel carcere di Avellino nel 1979, armato di coltello, impedendo che i cutoliani lo uccidessero e lo ospitò nella propria cella per proteggerlo. A un certo punto, però, Fabrocino si stacca definitivamente da Zazza, creando un gruppo autonomo del quale fanno parte pure i fratelli Russo e i fratelli Davino. Tutto sembra filare liscio, ma poi, per conquistare nuovi territori, si lancia in una guerra contro il boss di Castellammare di Stabia, Michele d'Alessandro. I suoi affiliati però si sentono inutilmente esposti al rischio di morire ammazzati e si crea malcontento nel clan di Ogravunaru. Ad intervenire per rimettere tutti al loro posto è Don Carmine Alfieri, il quale per far rimanere ognuno nella propria zona ed evitare lo scontro convince Fabrocino prima e D'Alessandro poi. È il 1984. D'Alessandro accettò e Fabrocino rimase nella sua zona. L'intervento del boss di Piazzola di Nola non basta però a fermare il dissenso dei fratelli Russo nei confronti di Fabrocino, che decidono di abbandonarlo portandosi appresso pure i fratelli Davino. Entrano a far parte del gruppo di Don Carmine Alfieri. Nonostante ciò, Ogravunaru va avanti come un carro armato, riesce a conquistarsi le simpatie di Luciano Ligio, boss dei Corleonesi, nel carcere di Fossombrone tramite un suo uomo, volendo aiutare Cosa Nostra ad uccidere Cutolo. In quell'anno, 1984, finisce però in carcere e in attesa di un processo per associazione camorristica e traffico di droga, Fabrocino riesce a fregare la giustizia e scappare. Infatti, il 22 settembre del 1987, mentre è detenuto nel carcere di Bellizzi Irpino, gli vengono concessi gli arresti domiciliari in clinica per curarsi delle patologie cardiache. Il 14 novembre, da detenuto diventa latitante. Inizia una latitanza che durerà ben 10 anni. La fuga lo porta prima in Francia, dove si dice che si sia sottoposto anche a un intervento chirurgico al cuore, e poi in Sud America. Dall'altra parte del globo ha tanti amici che possono garantirgli le coperture necessarie per sfuggire alla cattura. Ogni tanto si sposta in Paraguay, un paese che per lui è ideale. Non esistono accordi tra il governo locale e quello italiano per l'estradizione,
e il suo soggiorno equivale ad una vacanza dorata. Per quasi 10 anni, poliziotti e carabinieri non sanno che fine abbia fatto Mario Fabrocino. I suoi locotenenti, invece, sanno benissimo dov'è e cosa fa il boss di San Gennaro Vesuviano. Da migliaia di chilometri di distanza impartisce ordine ai suoi uomini, gestisce gli affari del clan, disegna strategie e stabilisce alleanze per rendere la sua organizzazione ancora più forte e impenetrabile. Il periodo della latitanza coincide con la fase più felice per il clan di Ogravunaru, sempre più ricco e sempre più potente. Ma dopo quasi 10 anni di latitanza, Mario Fabrocino finisce in manette, in Argentina. È il 3 settembre del 1997. Nei mesi precedenti gli investigatori avevano messo sotto controllo ben 400 telefoni pubblici, utilizzati dai parenti che cambiavano telefono per ridurre al minimo il rischio di essere intercettati. Ma un giorno il boss di San Gennaro Vesuviano viene individuato in un elegante appartamento di San Martín, a poche decine di chilometri dalla capitale Buenos Aires, in una zona abitata da immigrati di origine calabrese. Quando i poliziotti lo bloccano sotto casa, cerca di spiegare che lui si chiama Pasquale Miranda, come scritto nel suo passaporto. Ma non c'è alcun dubbio, quell'uomo è proprio il boss di San Gennaro Vesuviano. Viene accompagnato nella cella che anni prima ha ospitato pure Diego Armando Maradona, alle prese con seri problemi di tossicodipendenza. Quando si chiude una fuga quasi decennale, Fabrocino è già stato condannato con sentenza definitiva a 7 anni e 6 mesi di reclusione per partecipazione ad associazione mafiosa, estorsione e traffico di stupefacenti. In più gli vengono emesse ordinanze di custodia cautelare per 4 omicidi. L'accusa più pesante però è che è sospettato di essere il mandante dell'assassino di Roberto Cutolo, l'unico figlio di Don Raffaele, trucidato in provincia di Varese il 19 dicembre del 1990. Per gli investigatori l'omicidio rientra nella vendetta al rallentatore che Fabrocino sta portando avanti da anni nei confronti del professore di Ottaviano. Ogravunaru, dalla lontana Argentina, è riuscito a rafforzare il suo clan attraverso l'alleanza con il clan di Ferdinando Cesarano e dei fratelli Pasquale e Salvatore Russo, gruppi sopravvissuti allo smantellamento della nuova famiglia. Aveva anche ristabilito i rapporti con esponenti di Cosa Nostra. Dove comandava Fabrocino erano aree nei quali non si registravano omicidi né episodi eclatanti. Nella zona vesuviana, a seguito dello smantellamento del clan di Carmine Alfieri, si era costituito un nuovo equilibrio con Mario Fabrocino e Pasquale Russo. Il clan stringeva alleanze con i siciliani, insieme ai quali agivano in Lombardia e la florida area della Brianza. Nel giugno del 1998 gli investigatori mettono insieme la ramificazione del clan, che arrivava in Argentina, Portogallo, Francia, Spagna e Venezuela, ma soprattutto riescono a mettere le mani sulla cassaforte di Mario Fabrocino. Mettono sotto sequestro decine di conti correnti con prestanome, dove erano depositati 100 milioni di dollari. Arrivano anche a killer, gregari, complici e fiancheggiatori insospettabili. Un duro colpo al clan di Ogravunaru, che però, a distanza di 2 anni dall'arresto, ancora non viene estradato in Italia. Sembrava semplice, invece Ogravunaru rimetterà piede in Italia soltanto nel 2001. Nel luglio del 2002 il suo nome è su tutti i TG. Non ha fatto nulla, ma gli sono decaduti i termini cautelari. Dunque viene rimesso in libertà con il solo obbligo di firma nella caserma di San Gennaro Vesuviano. Ma 4 giorni dopo la procura firma una nuova ordinanza di custodia cautelare e Fabrocino è di nuovo in carcere. Non ci resta per molto però. Infatti, nell'agosto del 2004 Ogravunaru torna di nuovo in libertà, perché ha finito di scontare 6 anni e 4 mesi per associazione mafiosa e traffico di droga, mentre altre 2 ordinanze erano state annullate. Mario Fabrocino è libero, con l'obbligo di firma giornaliero, nella caserma di San Gennaro Vesuviano. Per ben 8 mesi Ogravunaru è preciso come un orologio, fino al 13 aprile del 2005, quando l'orologio si inceppa. Quel giorno è stato condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise per essere riconosciuto come il mandante dell'omicidio di Roberto Cutolo. Poche ore dopo la lettura della sentenza, Don Mario si dà alla latitanza senza aspettare la Cassazione. Una brutta beffa per lo Stato italiano,
che si mette subito nelle sue tracce, sospettando che Gravunaro si nasconda in una villetta nel suo paese, San Gennaro Vesuviano, e mette sotto controllo i telefoni. Sono tutti attenti a pronunciare parole riconducibili all'ospite, fino a quando una ragazzina, rispondendo al telefono, dice: «Mamma non può venire perché sta parlando con zio Mario». Così, il giorno di Ferragosto del 2005, i poliziotti fanno irruzione e rimettono le manette a Mario Fabrocino, aprendogli le porte di Poggioreale, e viene detenuto al 41 bis. Le indagini che giungeranno dopo porteranno a sequestri per un valore di 35 milioni di euro tra Roma, Napoli e Salerno, fabbricati 5 società betoniere e 30 camion per trasporto, oltre svariate macchine. Forse è una minuscola parte del bottino che Mario Fabrocino Gravunaro è riuscito a mettere insieme negli anni, un ex macellaio che aveva preso probabilmente il posto che era di Carmine Alfieri. Morirà il 23 aprile 2019 all'età di 76 anni in un ospedale di Parma. 6 giorni dopo sarà seppellito nel cimitero di Ottaviano.